Buongiorno e bentornati di nuovo nella mia cucina. Come state? Allora, avete visto dal titolo, oggi farò una cosa molto particolare perché sono riuscito a trovare una cosa che non è facile da trovare al mercato, che è questo famoso aglione. Ma che cos'è l'aglione? L'aglione non è altro che una varietà di aglio che viene coltivata nella zona della Val di Chiana. È un prodotto che cresce e viene raccolto soltanto durante il periodo estivo. È un bulbo molto più grande di quello tradizionale, lo vedete anche qui dalla foto e dalla ripresa che ho fatto, perché addirittura una testa d'aglio, anzi di aglione, può arrivare fino a 800 grammi, quindi è molto grande. Di contro il suo profumo e soprattutto il suo sapore è completamente l'opposto dell'aglio tradizionale, ovvero è molto delicato, molto tenue. Per quello che riguarda invece Pici, è un particolare tipo di pasta toscana fatta con acqua e farina che io oggi purtroppo non farò per due motivi. Uno, perché comunque non li so fare, e la seconda è perché non avevo neanche il tempo materiale. Però adesso io non voglio trattenervi oltre, noi ci vediamo la ricetta che sarà quella classica tipica toscana e poi alla fine del video come al solito vi darò qualche consiglio. Tagliate l'aglione a fette. Mettete in una padella circa 4 cucchiai d'olio. Subito dopo metteteci anche l'aglione e fatelo soffriggere a fuoco molto basso. Se ce ne fosse bisogno potete aggiungere anche un goccio d'acqua. Continuate la cottura dell'aglione per circa 15-20 minuti con la padella coperta, sempre a fuoco molto basso. Sarà cotto quando potrete schiacciarlo tranquillamente con i rebbi di una forchetta. Quindi riducetelo in poltiglia. Sfumate con un bicchiere di vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete anche il peperoncino, ma questo è facoltativo, a vostro gusto. Infine aggiungete passata e polpa di pomodoro. Continuate la cottura per altri circa 10 minuti. Salate a vostro gusto. Nel frattempo cuocete nell'acqua bollente i pici. Mi raccomando, fatelo in tempo perché hanno una cottura piuttosto lunga. I miei avevano una cottura di circa 20 minuti. Raggiunta la cottura, aggiungete i pici al sugo. Potete finalmente impiattare i vostri pici con il loro delizioso sughetto. Oggi ho accompagnato questo delizioso piatto con un pinot grigio ramato. Il piatto è venuto veramente fantastico. Gli ingredienti, come visto, sono pochissimi e stiamo parlando di un piatto completamente povero e anche un piatto completamente vegano. Quali sono i consigli? Il primo: l'aglione lo potete fare in due maniere. Io ho voluto ricalcare la ricetta tipica toscana, ovvero quello di far
andare piano piano un aglio, poi schiacciandolo con i rebbi della forchetta fino a ridurlo a quasi una poltiglia, però lasciando anche qualche pezzettino intero. In pratica ho lasciato il sugo rustico. Altrimenti potreste fare anche in un'altra maniera, ovvero prendere le 2 o 3 teste, tagliarli a pezzettoni e frullarli insieme con un filo d'olio. Potete fare anche in questa maniera. Io avevo paura che però potesse bruciarsi, perché comunque è molto delicato l'aglione, infatti va cotto a bassissima temperatura. Il secondo consiglio che vi volevo dare era quello di poter utilizzare poi questo tipo di sugo non soltanto per i pisci, che chiaramente è il suo piatto classico, ma potete anche utilizzarlo in altre maniere, tipo, non so, aromatizzando per esempio una frittatona, mettendoci dentro il pomodoro appunto con l'aglione e con la crema, oppure farci delle bruschette, e vi posso assicurare che sono veramente ottime, straordinarie. Io credo di avervi detto tutto, spero che la ricetta sia stata gradita e spero anche che gli amici toscani l'abbiano apprezzata. Io come al solito vi do appuntamento per il prossimo video. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto, così non perderete le mie prossime ricette, e noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti!